Benvenuti in questo nuovo video, io sono Fra96, un grande appassionato di audio e di fai da te. Oggi sono qui per mostrarvi questo nuovo prodotto che dopo tanto tempo e dopo tanti video, oggi finalmente arriva il tanto atteso video della presentazione. Ebbene sì, queste anzi sono la versione 2020 delle party speakers, delle mie party speakers, casse per festa, casse per far casino. La prima versione ve la lascio qui sotto forma di foto o sotto forma di video nell'info box, giù nel video, sotto al video o qui nelle annotazioni. Perché sono nate queste casse? Queste casse sono nate per due motivi principali. Uno, la prima versione è stata criticata per l'estetica un po' troppo grezza e poco definita. Seconda cosa è l'audio. La prima versione era veramente troppo scarso, troppi bassi e troppi alti. Invece qui si sono aggiunte delle piccole modifiche. Adesso vediamo da vicino le modifiche. Ecco qua, più da vicino. Abbiamo 3 driver audio, 3 altoparlanti. Abbiamo l'Ufer che è un 8 pollici 20 cm della Majestic che funziona bene, dove è stato riparato, modificato e migliorato. È stata inoltre aggiunta una vernice a effetto pietra sia visivo che tattile, dove comunque lo rende più carino e soprattutto cambia pure un po' il suono, rendendolo un po' più Ufer, più basso. Poi abbiamo il medio da 10 cm Chare, completamente modificato. Praticamente gli ho dato nuova vita perché era morto, con il suo piccolo crossover dove si può disattivare il medio. Adesso vi faccio sentire. Questo è attivo. Ora lo stacco. Non so fino a che punto rende il video, però nella realtà rende molto. Per entrambi gli altoparlanti qui e per il relativo filtrino di questo medio troverete dei video appositi nell'info box e sempre nelle annotazioni. Poi abbiamo il super tweeter e un condutto reflex. Adesso da un punto di vista estetico, come prima cosa che si può notare è la verniciatura, no? Io l'ho chiamata effetto fumé tipo bruciato. Che gli dà appunto un'estetica da ghetto speakers. In più ci sta questo effetto pois, sia ruvido che a livello di vernice, questi puntini neri irregolari per tutta la cassa. L'altra novità di questa versione 2020 è la presenza delle angoliere, che era una delle pecche della scorsa versione. Ho scelto queste in gomma perché sono antiscivolo e proteggono di più dagli urti. Come potete vedere, no? Il condotto reflex non è che sia sporco. Questa volta l'ho fatto nero con l'effetto pietra dietro. Anche il tweeter e il medio hanno questo effetto metallizzato pietra per riprendere un po' lo stile dell'Ufer. Un'altra piccola modifica si trova sul retro. Sono belle, si trova sul retro, cioè, eccolo qui. Un altro piccolo condotto reflex che ci permette appunto di armonizzare in modo diverso la cassa. Praticamente se abbiamo un amplificatore molto debole, con questo aumentiamo la resa dei bassi, oppure se vogliamo avere un basso più caldo, più gonfio, basta togliere la spugna. Oppure se abbiamo una piccola stanza, le vogliamo usare a modo di piccoli monitor, li distanziamo un po' dalla parete, togliamo la spugna
ed eventualmente tappare questo. Siccome io li uso sempre per far casino, uso sempre questa configurazione. La scritta HIEF, High Efficiency, alta sarebbe alta efficienza. Non ho voluto scrivere come fanno i cinesi Hi-Fi, perché questo non è Hi-Fi, semplicemente è alta efficienza. Quindi vuol dire che piccole dimensioni, grande resa per far casino però, festa e divertimento. Spero di aver ricordato tutto. Adesso vi lascio con un piccolo video sound test. Spero di non mandare il microfono in saturazione, in distorsione della telecamera. Spero di non aver dimenticato nulla, perché dovete sapere questo video per farlo è successo un casino. Una volta si scarica il telefono, una volta si sporca la maglietta. Quando credevo di aver fatto un buon video ho scoperto di avere la testa senza testa, di aver fatto il video senza testa. Questo perché non ho una telecamera professionale, non avendo queste. Chiusa la parentesi personale, adesso vi lascio a questo video sound test. Il volume sta a 1/4, Come avete notato, l'UFO non ha una grande escursione, quindi un grande movimento, perché comunque queste casse hanno un basso secco, non gonfissimo, che infatti non amo. Io per esempio non amo il basso boom boom, preferisco un basso boom, basta. E questo lo fanno, anche se il microfono secondo me non renderà tanto, tutto sudato, non perché fa tanto caldo, perché qua dentro non fa troppo caldo, ma perché fanno paura. Cioè, è incredibile, raga. Non aggiungo altre canzoni a questa prova di suono e a questo video, quindi, perché sarebbe inutile per vari motivi. Uno, perché la telecamera non rispecchia perfettamente il suono reale. Due, perché già dura troppo il video. E 3, se volete vedere altre prove del suono, io li posterò sicuramente, a parte qui sul canale, ma anche sul mio profilo Instagram dedicato a questo canale, Fra96 YouTube. Vi lascio comunque i link giù in info box e nelle annotazioni. E posterò anche piccoli video dove provo appunto queste casse in varie ambientazioni. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividete, iscrivetevi al mio canale, perché raga io voglio crescere comunque, perché è uno dei pochi metodi che tengo, se non l'unico, per far vedere la mia passione e i miei lavori. Quindi iscrivetevi e condividete e lasciate un like. Vi lascio qui i miei ultimi video e la playlist per queste casse e qui l'iscrizione.